lasciatevi. Hola, come va? Todo bien? Bien, perfetto. Oggi cominciamo finalmente sta fatidica teoria. Allora, quello che cercherò di fare, visto che di corsi di teoria musicale ce ne sono più dei granelli di sabbia e quindi non ho nessunissima intenzione di mettermi lì a fare l'ennesimo, cercherò di far funzionare la teoria all'interno di quello che può servire praticamente nella costruzione di un beat, soprattutto perché purtroppo i più vessati non sono i musicisti tradizionali, chiamiamoli così, ma i ragazzi che si avvicinano alla musica con la loro giusta passione per, che ne so, il rap, la drill, tutte queste robe qua, attraverso delle DAW che sono veramente, scusatemi, ma fuorvianti, stanno mettendo in giro di quella roba pazzesca. Passo subito alla schermata del Logic perché una di queste robe pazzesche è qui da anni, da sempre, e parlo delle famose linee nere e linee bianche. C'è chi purtroppo dice che in alcune DAW bisogna prendere da quel serbatoio lì per fare melodie, cioè prendo la matitina e fai ping. Ah, aiuto, siamo nella scala di Do, che è questa. Tu hai messo un tasto nero. Ah, vade retro, Satana. Allora, tutte ste cazzate qua a me veramente mi fanno girare, quindi, ma è chiaro perché se non prendiamo tutte, per me la scala è quella cromatica, poi il resto è gusto. Premetto che se togliamo i famosi tasti neri, annulliamo di botto cromatismi, quindi note di abbellimento, scale modali, Madonna, dominanti secondarie, cioè tutta una serie di cose che spariscono all'istante. Perché? Perché c'è una DAW che ti dice devi prendere le note da qui, non prendere altro. Ma chi cazzarola l'ha detto? Le ghost note. Ma le ghost note sono quelle che fanno i batteristi, che le avverti o i respiri famosi di Michael Jackson. Quelle sono le ghost note, non le note che vedi in trasparenza sull'altra traccia mentre fai la melodia su questa. Per vedere casomai esci fuori dal seminato. Per favore. Allora, gioco enigmistico. Data una serie di note che sono queste. E basta. Armonizziamo. Prima di tutto dobbiamo dire che abbiamo dei gradi 1, oppure primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, che corrispondono alle note, in questo caso Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ho lasciato per ultimo il nome delle note, perché è proprio l'ultima delle cose a cui dovete pensare, il nome delle note. Ora, per armonizzare una scala, armonizzare significa creare degli accordi, minimo 3 note, ma in generale parliamo di 4 note. Bisogna prendere degli intervalli di terza, sovrapporre degli intervalli di terza, e la regola è usare solo le note, in questo caso, della scala. In questo caso. Ok, allora, se le note della scala sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, allora io comincio ad armonizzare. Parto dal Do, devo fare una terza. Terza è la terza nota della scala, è terzo grado, quindi 1, 2, 3. Un'altra terza a partire da questa. Quindi si distanziano di una terza queste note e tu, usando le note di quella scala, armonizzi la scala. Vediamo quali sono le sorprese che si incontrano. Allora, usando le note della scala per la prima armonizzazione, per la fondamentale, vediamo che la terza è questo Mi. E quindi poi dal Mi, continuando per cercare un'altra terza, 1, 2, 3, questa è l'altra terza, seguiamo un'altra terza, 1, 2, 3, e quindi abbiamo 1, 2, 3 e 4.
Questo è l'accordo famosissimo di Major 7. Vi anticipo subito e vi lascio anche il link, il video nel link in descrizione, che usate come macronota, come la chiamiamo, tutta fatta. Quando ho fatto per esempio il video sui loop, ho detto facciamoceli da noi, sono infiniti i loop, specialmente di organo, quei suoni lì, che vi propongono questa cosa qua. O un suo rivolto. Suona meglio, eh? Quante volte lo sentite? Fatta con una sola nota. Adesso finalmente è svelato il segreto come si fanno. Quindi andiamo avanti, abbiamo armonizzato il primo accordo ancora. Quindi la prima quadriade si chiama. Adesso partiamo da Re, facciamo lo stesso discorso. Andiamo avanti di una terza, 1, 2, 3 e troviamo questa roba qua. Poi andiamo avanti una terza e poi andiamo avanti di una terza e quindi gioco forza, insomma, avete capito che andando avanti troviamo poi questa e quindi boh, e ci siamo arrivati. Ferma, non si vede altro. Quindi partendo dal Do e fin qui abbiamo armonizzato la scala. Adesso vediamo che oggetti abbiamo creato. Cominciamo a parlare delle triadi prima, quindi 1, 2 e 3. Lasciamo stare il quarto grado perché sono poi alterazioni. L'accordo così fatto, dove sempre sfruttando le note della scala, in questo caso solo tasti bianchi, dove la terza dista 1, 2, 3 e 4 noticine, che chiameremo semitoni, dove dista 4 semitoni dalla prima, si chiama maggiore. Se distasse 3, si chiamerebbe minore. Tutto qui. Ecco perché si dice che l'accordo maggiore ha questo senso di pienezza, di solarità, e quello minore invece un po' svuota, intristisce, no? Va bene? Andando avanti troviamo questo di accordo. È fatto sul Re, quindi sarà un accordo di Re. Sì, ma come? Maggiore o minore? Andiamo a contare da qua a qua. Ci sono 1, 2, 3 semitoni. Siamo costretti perché dobbiamo usare le note bianche, quindi. E quindi quello lì è un Re minore. Tenete conto che poi tra la terza e la quinta c'è sempre un intervallo, si chiama, di minore, quindi è come se fosse questo. No? È perfetto, cioè l'accordo minore è quello più simmetrico rispetto a quello maggiore, se proprio vogliamo, ecco, essere matematici o geometrici in questo caso. Andiamo avanti, troviamo il Mi. Usiamo le note bianche, distiamo una terza e facciamo 1, 2, 3. È maggiore o minore? 1, 2, 3, sono 3 soltanto semitoni, quindi è un minore. Allora, Re minore, Mi minore. Andiamo avanti sul Fa. Questa è la terza. Com'è? Maggiore o minore? Già a orecchio ormai comunque dovreste averlo, no? Sono 4 gradi, fosse minore sarebbe cupo, triste, invece Fa maggiore. Andiamo sul Sol. Sol, 4 semitoni, maggiore anche lui. Adesso arriviamo al sesto grado, il La. 1, 2, 3, quindi un La minore. 1, 2, 3. Ok, e questo qui è anche lui minore. Però poi la terza dalla quinta non dista più 3 semitoni, ma 2. Per distare 3 dovrebbe fare 1, 2, 3, quindi così. Ma questa qui non è una scala, non è una nota della scala di Do, non è un tasto bianco, quindi lo dobbiamo diminuire. Ecco perché questo accordo, basato sul Si, si chiamerà Si diminuito.
Quindi in genere, poiché le scale poi sono simmetriche, dovunque ti metti e da dovunque parti, quello è perché è chiaro che c'è un equilibrio matematico tra di esse. Allora, sul settimo grado troveremo sempre un accordo diminuito, così come sul primo, sul quarto e sul quinto troveremo sempre un accordo maggiore, così come sul secondo, sul terzo e sul sesto troveremo sempre un accordo minore. Questa è la regola. Punto. Da qui potete fare tutti gli accordi che volete. Scala maggiore quindi che ha 7 note. Ok, ma in mezzo? Ma questa che fa? Non la suoniamo. Ma questa? Ma questa? E questa? E questa non le suoniamo? Che facciamo? Quindi le note non sono 7, cominciano a diventare 7 più 5 nere, 12. Abbiamo chiamato semitoni le distanze che ci sono tra due note contigue, quindi non tra questa e questa, ma tra questa e questa. Poi tra questa e questa c'è un altro semitono, quindi due semitoni, matematicamente due mezzi fanno un'unità. Quindi questo è un tono perché c'è la mezza nota, questo è un semitono perché non c'è niente in mezzo. E quindi abbiamo intervalli di tono, tono, semitono, che potremmo abbreviare con T, T, S. Andiamo avanti. Tono perché c'è la nota a metà, tono perché c'è la nota a metà, tono perché c'è la nota a metà, e quindi avremo T, T, T. Ok? Quindi simbolisticamente, per simboli solo con le lettere, con le iniziali, una scala è definita da questa regola: T, T, S, T, T, T. Poi ovviamente per la ciclicità, perché dopo il Si ricominciamo da capo, nota più alta, il salto dalla prima scala alla seconda scala ha in mezzo un'altra S, quindi un altro semitono. Quindi la scala maggiore è fatta da T, T, S, T, 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 S, simmetricamente su tutte le scale, quindi anche se parto da Fa dovrò avere tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Che cosa vuol dire saltare e andare all'ottava successiva? Qui si svela un segreto, e cioè, com'è che, vi siete mai chiesto com'è che si dice che le note sono 7 quando su una tastiera di pianoforte guarda quante ce n'è? Quindi non sono 7, sono 14.000. Ci sono dei sistemi matematici che hanno una ciclicità. Cioè significa che non è come nell'insieme dei numeri naturali che tu continui fino all'infinito, da 0 a infinito. No, ci sono sistemi dunque algebrici che, come il sistema appunto sessagesimale, che è quello dell'orologio, questo qui è un sistema eptadecimale, possiamo chiamarlo così? Perché epta mi pare che in greco sia la desinenza di 7. Cioè ogni 7 note, ogni 7 toni si ripete. Chi ti dirà do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sta dicendo già una scala e una nota. È chiaro? E le scale sul pianoforte sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, si dice 7 ottave, no? Quindi abbiamo 7 volte do, 7 volte re, 7 volte mi, eccetera, eccetera, sempre più alte. Per la qual cosa vi invito a guardare il video sulla tonalità, dove appunto paragono la tonalità a un condominio di 7 piani, per non dire di 13, vabbè, tanto ormai l'abbiamo capito. I neri sono le cosiddette alterazioni. A un condominio di 7 piani, dove ogni piano ha lo stesso numero di stanze nella stessa disposizione. Ora, il discorso poi di dover chiamare, di dare un nome anche ai tasti neri, lo si fa utilizzando la nota che c'è prima, bianca, o che c'è dopo, bianca, e affibbiandogli, se partiamo da do per definire il tasto nero successivo, il nome di diesis. Se partiamo da re
per definire il tasto nero precedente, lo chiamiamo re bemolle. Quindi uno dice, vabbè, ma tanto che dici do diesis, tanto che dici re bemolle è la stessa cosa. In termini pratici sì, in termini di correttezza stilistica e di nome effettivo delle note no. Perché tu effettivamente devi nominare questa successione sempre do, re, mi, fa, sol, la, si. Quindi anche se parti da re devi dire re, mi, fa, sol, la, si, do. Se parti da fa devi dire fa, sol, la, si, do, re, mi, eccetera, eccetera. Ora, se io non chiamassi, per esempio nella scala di fa, perché la scala di do è quella con tutti i tasti bianchi, quindi nomini tutte le note e è finito lì. Prendi la scala di fa già, no? Quindi se io facessi fa, re, fa, sol, la, si, do, re, mi e poi fa, va bene, quello dell'ottava alta. Se questo non lo chiamassi si bemolle e lo chiamassi la diesis, nominerei 2 volte la. Fa, sol, la diesis, do, re, mi e poi fa. Quindi sarebbe errato, sbagliato. Comunque si dice enarmonico. Abbiamo così parlato della scala e della sua armonizzazione. Nei prossimi video andremo avanti a vedere come la teoria musicale classica si può in qualche modo concatenare a quello che serve ad un normale sviluppatore di beat, va bene? E con questo è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto, condividete, schiacciate la campanella per rimanere sempre aggiornati e contattatemi per suggerimenti, lezioni online. Quando dico lezioni non sono tanto le lezioni musicali quanto l'utilizzo di una DAW e come fare un arrangiamento e quali sono i punti chiave, cardine, praticamente il discorso che stiamo affrontando in questo canale, ovviamente con la possibilità di avere un'interazione diretta e di essere più specifici e funzionali e utili proprio per un rapporto diretto che si sviluppa. Va bene? Abbraccione a tutti, buona giornata, bye bye! Iscrivetevi al canale, yeah!